Yes. Sicuro che questo dato includeva anche la spiga. Sì, includeva il grano, cioè il frutto. Ok. Yeah. Qual è il rapporto tra il frutto e lo stelo? No, ho capito. È chiaro per tutti? Nevertheless, even though the figures you have are for the total straw, including the head, it's still an enormous amount of straw that you have. Vabbè, il concetto è che sicuramente è tantissima. So we don't need to worry. We don't need to worry that we might not have enough. Di non averne abbastanza. So let's just think about the machine that makes this. The first machines were pulled by horses, then by steam, and now by diesel. Pensiamo ora alle macchine che producono queste balle, che all'inizio erano trainate dai cavalli, poi sono state a forza a vapore e adesso vanno a diesel, a gasolio. And the baling machine is just a metal box, È which is tendenzialmente una scatola di metallo, it's this wide, così larga, it's that tall, così alta, and we can change the length e la inside it. lunghezza è variabile. Okay, so it's very simple. It also has 2 strings, Ha anche 2 fili, 2 spaghi, and you can adjust how tight the strings are, and the adjustment of the strings also affects the length of the bale. Quanto stretti sono questi spaghi influisce anche sulla lunghezza della balla. Quindi la compressione influisce sulla lunghezza della balla. And that has worked for 150 years without any problems. E così hanno funzionato per 150 anni senza problemi. So things that have changed are that the string nowadays is usually made of plastic. Di solito oggi lo spago è fatto di plastica, di nylon. It would originally have been of a natural material of sisal or jute. All'inizio sarebbe stata in fibra naturale, come la juta. And sometimes the bales have metal wire instead of plastic. E addirittura a volte viene utilizzato il fil di ferro. And there are some bales I've noticed do have metal or black strings. Here. Addirittura ho visto anche delle balle che contengono del metallo. Or they have black strings anyway instead of white ones. O uno spago nero più che quello bianco. Okay. So what happens in the field is that the farmer takes all the grain away first. Nel campo succede quindi che facciamo il nostro raccolto prima, cuts the straw, tagliamo la paglia and lays it all very neatly in the field. E viene depositata piuttosto ordinatamente nel campo. So it's not all over the place, it's laid very neatly in the field. Non è sparsa dappertutto, ma in file ordinate. And then over the next 2 days, as long as it's sunny weather, which you have, we don't always have. E nel giro di pochi giorni successivi, a condizione che ci sia bel tempo, cosa che è molto più facile che accada qui che in Inghilterra, another machine comes and it takes the straw and it turns it over. Viene un'altra macchina che solleva la paglia e la rivolta. Why is it doing that? Why do we do that? Perché secondo voi lo facciamo? Yes, and in layman's language it means it's to dry it. È giusto, per asciugarla, fare in modo che si asciughino. It's important that the straw is dry. È importante che la paglia sia asciutta. Okay, so that's the first quality of a bale that we need is dry straw. La prima qualità che ci serve è che la paglia sia asciutta. And once it's dried in the sun, it's been turned so it's dry underneath as well as on top. Una volta che è stata girata e che quindi il sole le ha asciugate in modo uniforme da un lato e dall'altro, then the baling machine comes along. Quindi viene la macchina imballatrice And it picks up
the straw, solleva la paglia, picks it up and it pushes it into this box. la solleva e la comprime dentro questa scatola. And you hear it going pum, 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 as it picks up a piece, pushes it, picks up the next, pushes it. Sentirete i colpi ogni volta che questa operazione viene fatta. And at the same time, as it's going into the drum, it's cut so that you don't have all this straw here just trailing behind. It's cut, pushed in, cut, pushed in. Allo stesso modo ogni colpo viene tagliata la paglia in eccesso. Hai chiesto quanti colpi, quindi quanto compresso? Quanti colpi per ogni balla, perché è difficile vedere i fogli singoli. The number of these doesn't matter. Il numero non è importante, il numero di questi colpi. What matters is the length and the regularity. Quello che conta è la lunghezza e la regolarità. So just to look at that, how the straw has gone in, have a look at the side of this bale. Can you all see it clearly? Can you see that the straw is sort of mostly going like that? Can you see that? Possiamo vedere di solito bene la direzione della paglia, okay, dei singoli steli. Now look at this side. Guardate l'altro lato. Is that the same or is that different? Secondo voi è uguale o è diverso? It's different. È diverso. Yeah, it's different. So you might not have noticed this about bales of straw before. Forse prima non l'avevate notato. But that side is where it was cut. Questo lato è il lato in cui è stata tagliata la paglia. And you can see, if you look closely, you can see the ends of the straw Se as it's guardate da come through the vicino, bale, where it got cut off. si vede bene che l'estremità è stata tagliata. And this side is where it got folded over. Mentre dall'altro lato è dove la paglia è stata ripiegata su se stessa. So the straw is like that. Quindi è fatto in questo, la balla è fatta in questo modo. Over. So this side has got all the cut ends and this side has got all the folded ends, and you can see that in the bale. Dovrebbe essere di solito ben visibile la differenza fra i due lati, il lato tagliato e il lato piegato. Yep. So we call this the cut side and this the folded side. Quindi chiamiamo quello il lato tagliato e quello il lato piegato. So if you imagine that we're going to use this for a load-bearing house with no framework. Quindi se dovessimo usarla per una costruzione in paglia senza strutture di legno, if we stack these up 7 bales high and put weight on them, se le impiliamo e cominciamo a mettere del peso su queste balle, do you think there will be a difference on how much it compresses on the cut side and the folded side? Do you think they'll be the same or do you think they'll be different? Pensate che ci sarà una differenza fra come si comporterà la balla sui due lati? Who thinks they'll be different? Chi pensa che si comporterà in modo diverso? Who thinks they'll be the same? Chi pensa che sarà uguale? Okay. So those of you who think they'll be different, why do you think that would be? Chi ha detto che è diverso vuole alzare la mano e dire perché, secondo lui o lei? Per la compressione. It is to do, when you put weight on a bale like this, the cut sides will compress more
than the folded side. If you think about paper, you're making a folder of paper. Each page is folded over. When you stack them up, the folded side is higher than the unfolded side. Yes? È chiaro, no? Quando pieghiamo le parti, la parte piegata dove si sovrappongono avrà uno spessore maggiore. Okay. So far, everything we've talked about the bale is just common sense. As you start thinking about it, it's just common sense, isn't it? Quindi vedete anche che siamo capaci anche di arrivare alla verità con il buon senso. And that's how the whole building process goes. You just start thinking about it yourself and you can find the answers. Tutto il processo costruttivo è fatto in questo modo, basta pensarci per arrivare alla risposta. So, because we know that there's a difference between the cut side and the folded side, when we build with load bearing, we swap them. One layer and another layer. Questo problema si risolve invertendo ad ogni giro, ogni strato. And we do it on each layer because then we can see that we've done it. E lo facciamo per file, in modo tale che sappiamo che l'abbiamo fatto bene. So when you've built your wall, you would see stripes. You would see cut, folded, folded. Quindi dovreste essere in grado di vedere il muro alla fine, di vedere le strisce diverse. La fila dritta, la fila ripiegata, la fila tagliata, la fila ripiegata. È chiaro per tutti? Sì. And if you forget and one of them goes in the other way la fila round. intera sarà tutta nello stesso modo. Una volta sarà messa così come adesso e la fila successiva sarà girata in questo senso. Scusa. Cioè, se cambi il senso in cui poggi la balla. No, noi stiamo parlando sempre di mettere la balla di piatto. For the moment, we're just talking about the bale when it's flat. Adesso parliamo solo di quando la balla è poggiata in questo modo, piatta. And for load bearing, this is the best way to use it, is to use it flat. E per i muri portanti questo è sicuramente il modo migliore. C'è uno sfaltamento quando si va in altezza, c'è uno sfaltamento oppure le unioni sono in linea. Ah no, sono sfalsate, sempre sfalsate. Ma no, spiego meglio. Se una balla è un metro, per ripartire con la stessa fila, tagliamo a metà. Ah, certo, sì. Farai le ballette, farai delle balle più piccole. Per avere in modo tale che sia la cucitura verticale e l'orizzontale non siano sempre allineati. What do you do when you get to the point where you need half a bale? I'll tell you how to make half a bale later on today. Dopo parleremo di questo problema, su come realizzare poi le ballette. Okay. So for now, we're thinking about what qualities do we need in a straw bale if we want to use it as a structural part of the building for load bearing. Quindi adesso parleremo di quello che ci serve sapere quando vogliamo realizzare un muro portante, e quindi una casa che ha la struttura in paglia. So we already said one quality, which is that it must be dry. Abbiamo detto abbiamo già parlato della caratteristica per cui la balla deve essere asciutta. So that means not just when it's harvested from the field, but when it goes into storage,
in the barn. Quindi non appena raccolta, ma dopo un po' di tempo in cui è stata nel fienile, nel deposito. When it comes from the barn to your building site, it shouldn't be rained on. Quando viaggia per arrivare al vostro cantiere non dovrebbe prendere la pioggia. When you start building with it, every night you cover it up. You make sure that it's covered every time it rains. Dovete sempre essere sicuri che le balle non prendano acqua e ogni sera alla fine della giornata potreste coprire le balle con un telo. And where you store it on your building site is undercover and also raised up off the ground. E se avete un posto anche dove poterla mettere al coperto è anche meglio, ed è importante anche che sia sollevata da terra. So it must be protected particularly from the top and from the bottom. Quindi dall'alto e dal basso sono i due lati che devono essere più protetti. I bancali anche vanno benissimo. If the sides get wet, that doesn't matter too much. Se il lato si bagna non è poi così importante. Because straw gets wet very quickly, but it also dries very quickly. Perché la paglia si bagna molto facilmente e velocemente, ma anche si asciuga molto velocemente. So in a climate like yours, where it's mostly sunny, you could store it on pallets to raise it off the floor. Quindi in questo clima potremmo tranquillamente conservare le balle poggiandole sui pallets. And you could cover the top with some plywood or a big sheet with plastic over the top. E potreste mettere delle tavole di legno sopra e mettere un telo di plastica. And you could leave the sides well ventilated with no covering. E lasciare i lati scoperti e ben ventilati. As long as the top stuck out beyond the edge of the straw, so that if it rained it drips off onto the ground. A patto che la copertura che avete fatto per le balle abbia una sporgenza rispetto alle balle, in modo che l'acqua che cola non finisce sulla balla. So traditionally, straw would be stored in the field in a big stack with a thatched roof on top. Tradizionalmente la balla veniva conservata sul campo, impilata e con un tetto realizzato in paglia. I thatched roof we don't have a translation for that. A roof made of straw or something. Paglia, solo fascine di paglia. And if it was windy or rained, the straw might get wet. Apart from the top would be protected. Quindi anche durante una pioggia non importa se i lati si bagneranno, a patto che tutto il lato superiore sia asciutto. So if the rain gets into the center of this bale, se la pioggia finisce lì nel centro, gravity will take it all the way through, right the way down to the bottom of the stack. La gravità la farà arrivare fino al pavimento, attraversando tutte le balle. So it won't just be the top bale that's wet, it will be every single bale underneath. Quindi ogni balla fino al pavimento si bagnerà. And if that happens, you need to throw the bales away and get new ones. Se questo succede, è meglio che buttiate la balla e ne prendiate una nuova. So keeping the straw dry is very, very important. Quindi mantenere le balle asciutte è molto importante. What other quality? There's another really important quality that we want in a structural bale. Can anybody think what that might be? Chi vuole provare a indovinare un'altra caratteristica che ci serve per le balle? Quanto la forma che hanno, la compressione. And somebody else said they have to be really square. La forma che hanno. Devono essere molto... Square vuol dire... Che volevi dire? Regular. Squadrate nel senso della precisione con cui sono squadrate? Lo spigolo.
the idea about the compression, it relates to the quality that we need, and which is to do with density. La questione della compressione è anche legata alla questione della densità. So we want our bales to be as dense as possible. Vogliamo che le nostre balle siano il più denso possibile. So density is a combination of the weight and the cubic area, cubic volume. La densità è il rapporto fra il peso e il volume. And we would prefer our bales to have a density of between 100 and 150 kilograms per cubic meter. L'ideale sarebbe che la balla avesse una densità di 100, 110, 100, 110. And 150. 15, 100, 50. Fra 100 e 150 kg per metro cubo, giusto? Okay. So density is a mathematical calculation. La densità è un'operazione matematica. But as straw bale builders, you will very quickly become able to tell just by looking and feeling the bale whether it's good enough or not. Ma come costruttori dovreste riuscire ad arrivare ad essere in grado di capire se una balla è adatta o no, solo tastandola e sentendone il peso. So one of the things we're looking for as a test of density is how tight are the strings. Un facile modo per capire la densità è anche vedere quanto tesi sono gli spaghi. So the strings on here are quite tight. Questo spago è abbastanza stretto. If they were loose, se fosse meno stretto, that tells me that I could have squashed more straw into the same size. Se lo spago è meno stretto, è ovvio che avremmo potuto mettere più paglia nella stessa balla. So the tightness of the string is an indication of how dense they are. Quindi questo è uno dei modi per cui possiamo capire quanto compressa è la balla. But I also need to use my sensors to understand if this is a good bale or not a good bale. Ho anche bisogno di usare i miei sensori per capire altre cose rispetto alla qualità della balla. Because this bale feels quite heavy, so that is also an indication that Questa balla sembra dense. anche piuttosto pesante, anche questa è un'indicazione di densità. But one thing can make it heavy, which is bad for us. Guess what that is? Water. Sorry. C'è una cosa che influisce sul peso ed è quello che non vogliamo, è l'acqua, l'umidità. If it's already wet, the water in it will make it very heavy. So you need to use your sensors to know if that's the case or not. So look at the straw. Can you see anywhere where it's starting to go mouldy or where green shoots are sprouting out of it? Does it look like a good quality bale or are there some problematic areas? Secondo voi questa balla è in buono stato o ci sono delle parti dove abbiamo degli attacchi di marciume o semi che stanno germinando? There's a section here which is a slightly different color to the rest. C'è una piccola sezione che ha un colore diverso. Okay. So if I investigate Se do un'occhiata più approfondita, I can't see any discoloration inside. non riesco a vedere lo stesso colore anche dentro. I think
what we're seeing here is that the straw was cut close to the earth, and some of the earth has been picked up with the straw, which is very common in a bale. You get a little bit of earth. Quello che lei crede che sia accaduto in questa striscia più scura è che la paglia è stata tagliata molto vicina al terreno e un po' di terra è finita nella balla. So it should come out. It may also be that this is not straw, but it's a weed that was growing in the straw field. Una conferma è che questo pezzettino qui non è paglia, ma è un'erba che stava crescendo lì vicino. Okay. But again, it's only here. I can't see it anywhere else. Ma è solo lì, non c'è nessun altro punto dove abbiamo lo stesso problema. So I'm not worried about it. Quindi non ce ne preoccupiamo. If I had a bale that had a lot of bits of green in here, se avessi una balla con un sacco di pezzi verdi, or if you could see the leaves of another plant which wasn't straw, I would be worried. O se vediamo foglie di altre piante che non sono paglia, sarei più preoccupata. But my physical looking at this bale tells me I can't see any signs of moisture nor of weeds. Quindi i miei sensori mi dicono che questa balla non ha problemi né di marciume né di erbe verdi. So the other thing I'm doing is I'm smelling it. Un'altra cosa che posso fare è annusarla. That smells like good straw. Questa profuma di paglia buona. If you've got a bale that is moldy, you can smell it straight away. Se una balla sta marcendo, lo sentirete subito, l'odore. It's a very strong smell, mold. You all know what it smells like. You would know if this bale smelt moldy. È un odore che conosciamo anche tutti molto bene, che è molto forte. And sometimes you've done your physical check of the bale with your sensors, and then you make it into a half bale, and as you open it up, you smell that mold. Very occasionally, you miss the fact that there is a bit of mold in the straw. È facile anche non realizzare che all'interno c'è un attacco di marciume e può capitare che spacchiamo una balla in due e scopriamo e sentiamo di colpo quell'odore. So you just need to be aware of it all the way through the building process. Quindi bisogna fare attenzione durante tutto il processo di costruzione. So I'm satisfied that my bales are heavy because they're good quality bales, not because they're wet. Sono contenta che questa balla sia del giusto peso perché non sembrano bagnate. Now, one other thing I'm looking for is how long is the straw itself. Un'altra cosa che posso considerare è guardare quanto è lunga And la this paglia. is a problem that we have with modern farming techniques. Questo è un problema che incontriamo in molte aziende. This straw is very, very short. Questa è molto corta. And it's to do with the type of harvester that has cut it. È connesso anche al tempo di lavorazione. There are two types of harvesters. The old-fashioned ones, which we call straw walkers, because they have a conveyor belt that takes the straw up and dumps it over the top. Ci sono due modi per raccogliere, per fare la raccolta. Uno è con il nastro trasportatore, che è quello più tradizionale. And the more modern type, which chops the straw up, ready for ploughing it back into the earth. E il secondo sistema più moderno che sminuzza la paglia per lasciarla sul terreno. And if possible, we want to use the straw from the other type of harvester. Se possiamo sceglieremo la prima.
It's not always possible to find it. We can use it like this, but ideally we want the straws to be about this long or even longer. Idealmente possiamo utilizzare anche questo tipo di balla, ma idealmente vogliamo una lunghezza più o meno 20 centimeters? Yeah, between 15 to 20. Da 15 a 20 centimetri minimo di lunghezza. And that again is common sense if you think about it. If you've got short pieces of straw and they're being held together by two strings, they're more likely to fall apart. Anche questo possiamo capirlo intuitivamente, perché se abbiamo solo due spaghi che reggono degli steli più corti è molto più probabile che sfugano. So that's something we would look for if we possibly could. Excuse me. The other thing about this shorter straw is it has more dust in it. Un'altra cosa della paglia più corta è che contiene più polvere. And modern farming practices also have used too much fertilizer. E un altro dei problemi è che molte tecniche moderne di coltivazione prevedono l'uso di fertilizzanti. So fertilizer is nitrates. Nitrates plus carbon in this straw plus water equals compost. I fertilizzanti sono nitrati, la paglia è carbonio, nitrati e umidità, acqua fanno compost. So at festivals it's very common to have a bale of straw in the urinal for men. Because at a festival it's common to have a bale of straw in the urinal for men, because our urine has a lot of nitrates in it and it helps the straw to rot down and become compost. Succede anche durante i festival che appunto la pipì venga utilizzata per accelerare i processi di compostaggio, proprio perché anche la pipì contiene nitrati. And modern straw has a lot more nitrate in it because of the fertilizer than the old-fashioned straw used to have. Quindi le balle moderne hanno un contenuto di nitrati più alto di quelle antiche. And it has the effect of making the straw more brittle. E quindi la paglia è più degradabile, più fragile. And also much more susceptible to degrading. È molto più suscettibile al marciume. So that tells us that organic straw is of better quality for building. Quindi ovviamente sarebbe meglio utilizzare anche della paglia biologica. But we find it very difficult to find organic straw because all the farmers keep it themselves. È molto difficile da trovare perché i coltivatori la tengono per sé. And there can also be problems with organic straw if they use animal fertilizer and they use too much of it. Ma anche i concimi naturali di origine animale possono creare lo stesso problema. Okay. So the next thing is about the regularity of the bale. Quindi a proposito della regolarità della balla, che era l'altra domanda. And if the baling machine has been set to a bale length, say we want it set to a bale length of 1 meter. Se la macchina imballatrice è stata impostata sulla lunghezza per esempio di 1 metro, then out of a whole field, that means that the average will be 1 meter. questo significa che la media sarà di 1 metro. But in your stack, you will find that some are greater than 1 meter and some are less. Ma nella vostra pila scoprirete che alcune sono più grandi di 1 metro, altre più piccole di 1 metro. So they're never identical. Quindi non sono mai identiche. And so that means that when we work with them, we're working with an average
length, so we have to put the wall together a bit like a jigsaw. Quindi quando lavoriamo dobbiamo metterle insieme cercando la regolarità, un po' come se stessimo creando un puzzle. Yes. Se quella più stretta o quella più larga? Sì, quella più stretta. So the maximum compression is the best, or maybe not? Because we can find different kinds. We want our bales to be as dense as possible. Vogliamo che le balle siano il più denso possibile. But we also want them to be of a good length. We don't want them to be really dense but only that long. Vogliamo anche che abbiano una lunghezza giusta, come almeno 1 metro, e non che siano piccole. So the more dense our bale is, the less it will compress when we put weight on it. Più è compressa la balla, meno si comprimerà, meno cambierà forma quando riceverà il peso. And the more it will stay where we put it as we're building and not move about. Più è compressa e più tenderà a rimanere ferma, più che muoversi man mano che tiriamo sul muro. Okay. So we want to look at the ends of this bale. Guardiamo l'estremità della balla. So do you remember outside, when we put 2 bales together, there were some big gaps? A proposito degli spazi che si creano fra una balla e l'altra. The reason for that is that the longest point of the bale is usually here. Questo è perché il punto più lungo, cioè della massima lunghezza, è di solito lì. And that also means that when you try to measure a bale, it's almost impossible because you can't measure from there to there. Quindi questo è anche il motivo per cui è difficile misurare la singola balla, perché è quasi impossibile misurare dal centro di quel lato al centro di quell'altro lato. Chiaro? So on here, can you see that the straw is tight where the string is, and then it goes up there and up like that and up there. Quindi l'andamento che segue su quel lato sono queste curve. And also, this point is higher than this point or this point. Quindi il primo punto è anche più alto degli altri punti. Okay. Which means that this bale won't even stand up because the underside is such a strange shape. It's not flat. Questa balla non si regge in piedi da sola perché quel lato non è regolare né dritto. So you can see now why, if I put this bale next to another one, this point here will touch. Quindi solo il centro lì di quel lato toccherà la balla adiacente. And all of this will be airspace. Tutto il resto sarà spazio vuoto. And that will mean that you'll have a lovely straw house which is not energy efficient. E questo significa che avrete una bella casa di paglia che non è efficiente dal punto di vista termico. If you did thermal imaging on a house like that, you would see the pattern of the bales. You would see air gaps through all the joints. Se aveste la possibilità di vedere con quella visione che vi permette di vedere il calore, vedreste lo schema delle balle. And this is the biggest single issue in building straw that you need to get right and that other people have not got right. Questo è forse uno degli aspetti più controversi perché è facile sbagliarsi. And it's learning how to do this which is one of the most important aspects of building with straw.
Quindi è come impariamo a risolvere questo problema, è una delle cose più importanti. Okay. So, when we're looking for a good bale to build with, we also want to look for bales that are as flat as possible. Quindi quando cerchiamo la balla ideale, vogliamo anche che il lato sia il più piatto possibile. It's easier to make a flat bale when the straw is longer. È più facile avere un lato piatto e dritto quando i gambi, lo stelo è più lungo, il discorso che facevamo prima. Because this short straw moves about quite a bit as the string pulls it under pressure. Perché appunto più è corto lo stelo e più si muove, tende a muoversi. Okay. Now, I don't know if it's... Do you have a hammer with 2 claws on it? Anywhere? Okay. So, I'm going to show you now how to make this flat. Because what we want for our building bale is to make this completely flat, or as flat as we possibly can, before we put it into our wall. Quindi quello che vogliamo è raddrizzare, rendere piatto questo lato prima di metterlo in opera. Okay, so the first thing I have to do is look at my bale. Each one is different, so you can't do the same thing to this one as you would do to that one. They're different. Quindi ho bisogno di guardare per prima cosa la balla, perché ogni balla è diversa. Just like each one of us is Come different. noi. We all look different. Ognuno di noi è diverso dall'altro. So the first thing I'm looking at is where the strings come over the edge. That it's very common that we get a rounded shape like this. È molto comune avere questa curva. Lo spago fa questa curva. So the worst corner is here. What I want is to end up with a bale that's square like that. What I've got at the moment is a bale that's like that. Io devo arrivare quindi a ottenere un lato perfettamente dritto. Adesso ho un lato curvo e si vede anche qual è il lato peggiore, che è quest'angolo qui. Can everybody see that shape? That round shape here? See that curve? Can everybody see that? Thank you. Can everybody see that? Okay. So, I'm going to physically move the straw now underneath the string. So I'm going to move the straw, I'm not going to take it out. Quindi quello che cercherò di fare è di muovere fisicamente la paglia senza tirarla via. If I move it, the density stays the same, but the shape changes. Se la sposto, la densità rimarrà uguale, ma la forma cambierà. So I'm just going to try and see if I can move this straw. Yes. So you need to start with a small amount close to the corner. Abbiamo bisogno di cominciare con una piccola quantità, di trascinare su una piccola quantità, poi il resto si sposterà più facilmente. So also, when the straw is short, this is also a more difficult job to do. E quindi, come vedete, quando è corta la paglia è più difficile questo lavoro. And when the string is tight, it can be quite hard on your hands to do this job. So here we have a tool that's like my fingers. E a volte quando lo spago è troppo stretto potrebbe essere difficile usare le mani, quindi possiamo usare questo strumento che conoscete. So again, it's not complicated. Most people have a tool like this. They don't cost a lot of money. Di solito tutti abbiamo a casa uno di questi. And I'm going to stick that in either side of the string and pull the straw. Quindi lo schiaffo dentro con lo spago in mezzo e tiro. Slowly and carefully.
lentamente e con molta attenzione. Okay, so I'm trying to make sure that I'm pulling the straw to the corner and not round the corner. Sto anche facendo attenzione a tirare la paglia verso l'angolo, ma non... So I want the straw to come here, I don't want it to come here. Non deve cambiare lato. And I'm going to do that to all the corners. Okay. So you would normally do this with a partner. You would be one on each side, working together. Su un cantiere si potrebbe essere più comodamente lavorare in due, uno da una parte e uno dall'altra. So when you first start doing this job, you want to do it slowly and carefully. Quando cominciate avete bisogno di andare lentamente. Okay. And when you look at it now, it looks not ready, doesn't it? Se la guardate adesso messed up. sembra ancora non pronta. Yeah, can you see that? It's all messed up, but tutta you can see incasinata. the two strings now more flat here. Ma lo spago lo vedete che è più dritto. Okay, so now that I've done that, I now have to take away the straw that's high. Working with where the string is, I want to try and get that. Adesso che abbiamo compiuto questa operazione possiamo togliere un po' di paglia dal centro. Flat. So I'm just taking away the straw in the middle, not from underneath the string. Giusto dal centro, ma non da sotto lo spago. So that's the central bit that I've taken away. And now the straw is still going up like that and up Adesso like è diventato concavo. So I'm going to take this straw away now. Quindi ne tolgo un po' anche dai lati. Okay. Notice that I am not taking any straw away from these two edges. Notate che non ho tirato via paglia da quei due lati. And now I'm going to just try and squash this down. Adesso provo a comprimere un po'. Using both hands like a right angle. Usando le mani ad angolo retto. And the same here. That's a bit more, needs a bit more force, that one. Okay. So now, can you see that is very different? Potete vedere adesso com'è diverso. Thank you. Now, it may be that we have one other problem here, which is that although it's nice and flat, it's going up like that. And the way to know that is to turn it over and stand it up and see what it's doing. Per vedere se adesso il lato è perpendicolare, proveremo a girarla e appoggiarla. So, we'll do that. Okay. So, it's leaning slightly. Can you see that? Pende un po' da quella parte. Slightly like that. And that way as well. And it's leaning forward.
So that tells me that it's high on this side and on this side. Quindi è troppo alta da questi due lati. Okay. Now, one thing you have to beware of is to make sure it's not high because it's got a lump of straw underneath it. Controllate che non ci sia niente sotto la balla. Okay? Because when you're working like this on a building site, you get a lot of loose straw around. Adesso può non sembrare un problema, ma sul cantiere c'è sempre un sacco di paglia sfusa per terra. So this bale is high here and high here. So that you've got to remember which is which when you turn it back again. Yes? Ricordatevi qual è il lato da modificare quando la rigirate. Mi sembra ovvio. Okay, do we remember which side was high? Which side was high? This one or this one? Quale lato era? Yes. That's high. And which side was high, the front or the back? That's still the front. The back. The back? Yes. The one towards me. Okay, we've got it. So we have to do a little bit more adjustment to this bale. Quindi continuiamo ad aggiustare questa balla. So when it's going like that, the only thing you can do is physically take some of the straw out from underneath the string. Quando tutto il lato è un po' storto, l'unica cosa che possiamo fare è togliere un po' di paglia. But we only do that once we get to this stage. Ma lo possiamo fare solo adesso che siamo arrivati a questo punto. So it can be quite hard to do that because this string is very tight. Potrebbe anche essere un po' dura And I might use perché magari il filo è troppo tirato. In quel caso possiamo usare di nuovo il martello. To get some of that straw out from under there. Now obviously we can't take too much straw out because it will make the bale less dense. È meglio non togliere troppa paglia perché cambierebbe la densità. So this is all about learning how much you can alter this without causing a problem. E tutto è nell'imparare quanta ne possiamo togliere senza creare problemi. Okay, so that's that bit. Now I want to deal with this bit here. So again, I'm being careful. I don't want to take any from this corner. So I just want to take some from here. Mi sta mantenendo la paglia che vuole che rimanga lì. No. Okay, so we're still as square as possible. Let's try that again and see if it's improved. Vediamo, facciamo un'altra prova. That's a lot better. È meglio, eh? And it's also stable. Okay? So I'd be happy with that to go in my wall. Io sono contenta di questa balla. But I still have to do the same to this end. Ma bisogna anche fare la stessa cosa dall'altro lato. Now, you might think that that's a lot of work to do to a bale, but when you become experienced, you can do it much, much faster than that. Vi sembrerà un sacco di lavoro da fare, ma con un po' di esperienza diventa piuttosto rapido. And if you're doing hundreds of bales, because a big house might take 400 or 500 bales. E se state lavorando con centinaia di balle, perché una casa più grande potrebbe anche
utilizzare 400-500 balle. Once you've pulled the straw to the corners, you can use an electric tool to straighten the top off if you're very careful not to cut the strings. Una volta che abbiamo spostato la paglia nel modo che abbiamo visto prima, possiamo anche utilizzare uno strumento elettrico per tagliare la paglia in eccesso, sempre stando molto attenti a non recidere lo spago. But of course, ideally, what we want is to find bales that are already quite flat. Idealmente sarebbe il caso di cercare delle balle il più regolari possibili. Because then the amount of work we have to do to them is reduced. Così riduciamo il lavoro che dobbiamo fare noi. And as you work more with straw, and as a community, as you find places to buy straw from, you will start getting to know which farmers have got the machines that make the best bales. Quindi a livello della vostra comunità, della comunità nella quale vivete, troverete poi il produttore che realizza le balle più adatte. Dopo, anche una volta che l'hai messo in opera, vuoi dire? Oh. Sulla singola balla. Not really. No, there isn't. When we start building, we first do this. Then we put the bales together as tight as possible, and then before we put the next lot on, then we also stuff those joins. So even when I've done this, there will still be some little gaps. È difficile riempire veramente tutti gli interstizi se non in questo modo, partendo in modo che siano già dritti in partenza. So if I was to not do this and just stuff the gaps, there would be a big difference in thermal efficiency between the bale and the gap, even so. Gli interstizi causeranno un sacco di differenze nel comportamento termico di tutto il muro. It's the bale is always going to be longer than twice the width. Di solito le balle sono sempre lunghe 2 volte la larghezza. So we want, ideally, the bale would be in the region of 1 meter to 1.2 maximum. Quindi è difficile che le balle superino 1 metro, 1,20 metri di lunghezza. But we'll talk about that later on. Ma parleremo anche di questo più tardi. We're ready to stop for lunch now. Are there any other really important questions about what we've just done before we go? Ci stiamo per fermare per la pausa pranzo. Ci sono altre domande che riguardano quello che abbiamo detto adesso? Yes, yes, or almost ready, where maybe 10% need this work done. Di solito sì, magari è possibile che succeda che ci sono delle balle che magari il 10% delle balle ha dei problemi da risolvere e il resto sono quasi pronte. It's the combination of good quality straw and a good baling machine, not an old-fashioned one.
Bisogna che ci sia una combinazione fra sia una buona macchina imballatrice e sia una buona materia prima. Sì. Yes. Okay. Yes. No, the color of the straw isn't to do with the length, that's just to do with the type of straw that it is. Il colore dipende solamente dal tipo di paglia che viene utilizzata. And also whether it's wheat or barley, the color changes. O il tipo di cereale da cui proviene la paglia. And how old it is. If it's been in a barn for 2 years, it may be a different color than if it's fresh. E quanto vecchia è la paglia. Più è vecchia e più diventa opaco il colore. Oh, okay. Yeah. Okay, so we've still got half an hour before lunch, so I want to tell you a bit more about commercial bales, the ones that we would use for constructing houses now commercially. Just made for building sites. They're not just made for building sites, but if you just... A commercial bale, you call it. A construction grade bale. Oh, ok. Quindi adesso parleremo di balle che sono destinate già in partenza per l'edilizia. So, this sort of bale is the most common standard in Europe. Questa balla è la più comune in Europa, lo standard più comune. But there is another type of bale made from an American baling machine. C'è un altro tipo di balla fatta da una macchina di origine americana. And it's the Massey Ferguson brand È la of marca, machine. l'ha appena detta. Would you say it again? Massey Ferguson. Massive Ferguson. It's Ferguson. Yeah. Ferguson. Massey Ferguson. So this company makes baling machines. It's an American company. And with these bales, remember, you've got this metal box and the straw goes in from the back like that. È sempre una scatola di metallo e la paglia entra in questa direzione. With these machines, you've got the box, but the straw goes in from underneath, not the back. Ah, ok, queste quindi sono diverse perché la paglia entra da sotto e non dal lato. So it means that you end up with exactly the same shape bale. Quindi avranno la stessa forma. Thank you. But instead of the straw laying like that, Ma invece it's di like essere that. una balla così, è una balla così. And because they're modern machines, our farmers use them commercially because they want to transport the straw to another part of the country. Sono definite balle commerciali perché sono più facili da trasportare in altre parti del paese. So they want a modern machine that will make the bales as dense as possible in that size. Quindi ci servono delle macchine che rendano la balla il più densa possibile con la stessa lunghezza. Because they sell the straw by its weight, not by the bale.
Perché loro vendono, le balle si vendono a peso, la paglia si vende a peso e non a balla, in questo caso. So you can see that it's in their interests to pack as much straw into as small a space as they possibly can. Quindi questi produttori sono interessati a mettere più paglia possibile nello spazio minore possibile. Have you seen those very, very big square bales? Not the round ones, but the big square ones. Avete mai visto delle balle squadrate molto molto grandi? Jumbo bales. Jumbo. They're about 2.4 meters long. 2 meters 40 centimeters long. Sono quasi 2,40 metri lunghe. Yeah. And they are 1 meter 20 centimeters high. E quasi 1 metro alte. And they're 70 centimeters wide. E 70 centimetri. And in fact, Werner Schmidt works with those bales. I don't know where he gets them from, but he's definitely using jumbo bales. Those bales come from a machine that makes them very, very dense. Quelle balle vengono da macchine che le hanno trasformate in balle molto molto dense. Each bale weighs about 500 kilos. Una balla pesa quasi 500 kg. But if you could imagine a machine that would make these very dense too. Se potete immaginare una macchina che renda queste molto dense. They make them, but the straw is in a different orientation. Loro lo fanno, ma la paglia ha un orientamento diverso. So that has a significant implication for us if we want to do passive house building. Questa è un'implicazione seria per chi vuole costruire una casa passiva. Does everybody understand what I mean by passive house? Tutti conoscono il significato di questa espressione casa passiva? No, okay. So it's a standard that is coming across Europe from Germany. È uno standard che sta venendo dalla Germania e si sta diffondendo in Europa. And it's a way of building modern houses to be airtight. Ed è un modo di costruire case moderne che siano isolate dall'aria. Because the idea is that all our old houses are not airtight, that even when we have the windows and doors closed, that there are still drafts coming through. Perché si parte dalla consapevolezza che molte delle nostre case non sono isolate, sigillate quasi rispetto al passaggio dell'aria, anche se ci sono porte e finestre chiuse, ci sono comunque piccoli spifferi o correnti. So because we're thinking about saving energy now in the 21st century, we don't want all our heat to disappear through those gaps without our choice. Perché, visto che vogliamo creare delle case che siano efficienti termicamente, non vogliamo che il calore fugga via. So the passive house standard has been introduced as one way of achieving a better quality of building across all new buildings, not just straw buildings. Quindi la casa passiva è un tipo di casa che non è solamente costruita in paglia, ma si sta diffondendo in tutta Europa in base a questo standard di efficienza termica. I'm not necessarily a fan of passive house for reasons I'll talk to you about on Sunday. Ne parleremo anche domenica. But I do really want to build with good quality and to be airtight. Ma anche a noi interessa chiaramente costruire con materiali di buona qualità e una casa che sia isolata termicamente, quindi una casa passiva. One of the issues with passive house standards is that some of it is based on theoretical modeling of materials. Una delle questioni legate alla casa passiva è che sono degli standard elaborati con dei modelli teorici. And there has been one piece of research which said
that if the straw is in that orientation instead of that orientation, then it has more insulation like this. C'è uno studio che sostiene che se l'orientamento della paglia è vertical, se l'orientamento è verticale, l'efficienza termica è maggiore rispetto a questo tipo di balle che ha l'orientamento orizzontale. Sto parlando delle balle, non della paglia, no? È chiaro per tutti. Cioè non la balla messa di piatto, ma è la paglia che sta all'interno della singola balla. Stiamo parlando di quello. So personally, I don't think that that is necessarily true. Io non credo che sia necessariamente vero. But at the moment, if you use a bale of straw like this for your passive house, it will not pass the standard. Ma è vero che oggi se usiamo una balla di questo tipo non supererà lo standard della casa passiva, della passive house. It will only pass if you use a bale where the straw is like that. Avrà la certificazione di passive house solo se avrà l'orientamento in verticale. Yes. It's wrong for me because it's necessary to have little cell instead of line of filter. Yes, there are lots of ways we can look at this argument, but at the moment, all we need to know is that for whatever reason, you cannot have a passive house with bales made like this. They have to be the other bales. Ne parleremo anche di questo più approfonditamente, però adesso ci serve sapere che non avremo una casa passiva se la balla sarà come queste. You could achieve it that way if you turned the bale. There are structural issues about doing that, load bearing, but yes, you could do that. Forse avresti la certificazione di casa passiva, ma magari avresti dei problemi strutturali. And you can do that for a framework building with straw. È più facile magari realizzarlo quando c'è la struttura, più che con i muri portanti. It's to do with the research that says that straw that way has more insulation than straw that way. Ha a che fare con questa singola ricerca che ha prodotto questo risultato. I think that what we need is research that tests real houses and not theoretical models in a laboratory. Quello che ci serve, secondo lei, è cominciare a testare delle case vere più che i modelli teorici nei laboratori. But we don't have that at the moment. There was another question somewhere here. No? Okay. Altre domande? The average weight of a bale, of a good bale. Yeah, good question. This sort of size should be between 16 and 25 kilos. So it's quite a wide range. Fra 16 e 25 kg per una balla di queste dimensioni.
la metti in piedi. Se la metti di taglio o di piatto quindi diciamo la trasmittanza del muro è identica se la metti di taglio o di piatto. Quindi l'ideale in realtà sarebbe avere proprio la balla fatta in modo diverso, ma che metti sempre di piatto. Siccome le fibre qui sono diciamo nella direzione più lunga, Cioè tu ottieni quel risultato mettendolo in piedi, ma diventa meno largo. Questo sì. è migliorativo questo. Well, that's true, but apparently the research says that even though you have less thickness, it's still more insulating. Now, La ricerca di cui abbiamo parlato invece sostiene proprio che anche se le metti in piedi e lo spessore diminuisce, comunque avrai un risultato migliore in termini di efficienza termica. I would like to see the research done on good quality load-bearing walls, because I think that the results would be different. Lei continua a with bales pensare under che compression. sarebbe molto diverso il risultato della stessa ricerca su muri portanti di case che esistono. But you can see it's a lively debate. Ma è un dibattito molto vivo ancora. Okay, so we are going to stop now. It's 1:30. Does anybody have any last questions about what we've been talking about Le just now? ultimissime domande prima che andiamo a mangiare? Di una singola balla? I don't know about the cost here. Perhaps Stefania can tell us. €3,50 l'una. And in England? In England, if I go and get the bale from the field myself, it will cost me £2.50 plus VAT. Se me ne vado a prendere dal campo da sola, le pago €2,50. Persino di più. Quant'è la sterlina? 1,60? No, non lo so. Siamo là. Però queste erano incluso il trasporto, però. If I have it brought to my building site, it's an extra £1.10, which is the cost of the diesel to transport it. Il secondo dato è il dato col trasporto. Il primo è sul campo. 2,50 e 3,60. What's VAT? Tax. Più IVA, quindi. So normally straw for agricultural purposes has no tax. Straw for building does have tax. Quindi la paglia usata nei cantieri ha una tassazione diversa dalla paglia utilizzata in agricoltura. %20. So you said in time, yes, the cost will increase, but it's going to take many years. The cost of straw in the UK hasn't really changed in 15 years. Sì, potrebbe succedere nel tempo, ma negli ultimi 15 anni in Inghilterra non è ancora cambiato considerevolmente il prezzo della paglia. Sometimes I can find good quality straw at a lower price than this. A volte riesco a trovare della buona paglia a meno prezzo. And sometimes if I need it in the centre of London, it costs even more. E a volte se mi serve nel centro delle città me lo fanno pagare ancora di più. The cost of the straw is pretty much the cost of the diesel and the labour to drive the tractor and the diesel to transport it. Il costo oggi della balla dipende soprattutto dal costo del carburante che serve per spostare le balle.
Okay, let's stop for lunch now. Oh, one last question. Yes? Lei ha detto prima, è una cosa legata soprattutto al trasporto, cioè i produttori sono interessati a comprimerle di più perché è più facile. Comunque più è densa la balla e più... She says, when... Yes. Yes, okay. So the question is, can I just be quiet a minute, please? The question is, if it gets more and more dense, does it also become more and more thermal efficient? Yes, because we can't make it more dense. We can't, there's a limit to what we can physically do on a building site, but has anyone heard of a material called Stramit? It's a compressed straw board. Qualcuno di voi ha mai... Allora, innanzitutto sì, più in linea di massima più è densa la balla, meglio è dal punto di vista termico, anche se c'è un limite comunque fisico alla compressione. Ma qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questo materiale che è una paglia compressa? Sono dei pannelli di paglia compressa? Okay. Come si chiama? Think about this. Okay, they heard. Yes, it is from Czech. Think about this bale of straw. Pensate a questa balla. Think about a big piece of wood. O un bel pezzo di legno. Essentially they're made from the same stuff. Essenzialmente sono fatti dalla stessa... Which is more insulating? Qual è più isolante? If it's the same size, if it's all the same size, which is more insulating? Sì, parità di volume, secondo voi qual è più isolante? So, okay, I'm just trying to illustrate the straw works as insulation because it's got air in it. Quello che voglio sottolineare con questa domanda è che la paglia si comporta da isolante proprio perché ha dentro aria. The more we compress it, the less air it has in it. Quindi più la comprimiamo, meno aria ci sarà. If you could imagine that we used a machine and we compressed it absolutely as much as the straw board is compressed. Se immaginiamo di comprimere per assurdo una balla esattamente come in quei pannelli di cui parliamo, if we were able to do that, se fossimo it would capaci, not be as insulating anymore. non sarebbe di molto più isolante di una balla. So there is an argument about density and insulation, but in practical terms, it doesn't affect us as straw builders because physically we cannot make that too dense. Quindi c'è una questione nel rapporto fra compressione ed efficienza termica, ma in realtà praticamente non ci interessa perché da costruttori in paglia non riusciremo mai a ottenere la compressione del pannello di cui abbiamo parlato. Sarà sempre una compressione minore e ci sarà sempre aria all'interno della balla. And one of the advantages
of putting our straw under compression is that it also pushes the joints more tightly together. Uno dei motivi per cui è preferibile il muro portante è proprio perché la compressione poi riempie, la compressione finale del peso del tetto riempie anche poi tutti i buchi. Okay, that's enough. We have to stop now. We have a break. Buon appetito. So we'll be back here at 3 o'clock.